bentornati nel mio bagno. Oggi andremo a provare questo prodotto, che è l'Ozark Monte della Stirling Soap Company, su richiesta di qualcuno di voi che mi guarda assiduamente. Prima di farlo vi chiedo di mettere un bel mi piace al video, e tanto siete in tempo a toglierlo, se non vi piace strada facendo, e poi vi chiedo di iscrivervi al canale e se non volete perdere i futuri video attivare la campanella di notifica. Molto bene, tutti i prodotti che andrò ad utilizzare oggi, tra l'altro, li troverete in descrizione qui sotto. E se volete aiutare il canale potete acquistarli tramite i link associati, link affiliati che troverete a fianco a ogni prodotto. Comunque, che vi dico di questa azienda? Questa azienda, la Stirling Soap Company, è un'azienda americana che nasce dall'idea di una coppia di sposi che durante un viaggio in Scozia, quindi al nord dell'Inghilterra, è venuta a contatto con le realtà dei saponifici, diciamo così, handmade products che fanno in Inghilterra, quindi parliamo di catene tipo Lush, Body Shop. Vabbè, Body Shop è conosciuta anche in America, ma insomma queste realtà un po' più piccoline che fanno prodotti di altissima qualità a un costo elevatissimo. E quindi hanno pensato: perché noi non facciamo dei prodotti di altissima qualità, bio, con plastiche riciclate, eccetera, eccetera, che però abbiano un prezzo contenuto. Perché dico un prezzo contenuto? Perché negli Stati Uniti questa costa $12. Poi dopo, finché arriva in Italia, con le tasse di importazione, il trasporto, eccetera, arriva ai suoi €18 di costo. Quindi oggettivamente $12 per un prodotto artigianale non è tanto. In fondo io sfido chiunque a vedere quanto va a costare un prodotto italiano venduto negli Stati Uniti. Più o meno la stessa cosa. Quindi questo è. Il sapone da barba, oltre ad avere un profumo che vi avevo già detto essere meraviglioso, si fa notare per ingredienti. Questi sono gli ingredienti che troviamo all'interno di questo prodotto, ok? Il primo ingrediente, quindi quello maggiormente presente, è beef tallow. Beef tallow vuol dire sego animale, fondamentalmente, di vaccino, di vacca. Il sego cos'è? È un grasso che si trova attorno ai reni, ai rognoni, eccetera, eccetera. E questo grasso qui saponifica molto bene ed è parecchio grasso e protettivo sulla pelle. Ora, i saponi sono tutti fatti col grasso, quindi olio, eccetera, eccetera. Però questo è un tallow weight, quindi contiene il sego che sarà molto protettivo e necessiterà di un'idratazione adeguata per non diventare liquido, ma non farà mai una schiuma eccessiva, ok? Inoltre poi, oltre al sego, c'è da far notare shea butter, quindi burro di karité, olio di cocco, lanolina. Quindi sarà un sapone veramente molto protettivo. Veramente mi dispiace che non possiate sentire il profumo, perché il profumo è buonissimo. Tant'è che vi dico che per lo scorso video, quello dove provavo i prodotti della ProRaso Wood & Spice, ho utilizzato questo pennello, che non andrò ad utilizzare oggi, perché questo pennello sono 3 giorni che emana profumo di ProRaso Wood & Spice nel mio bagno. Ora, io non è che penso che questo profumo non andrà mai via, ma per me, per quanto mi riguarda, la rasatura ruota tutta intorno ai profumi, ruota intorno a questi oggetti che sono bellissimi, alle lamette, per carità, proprio alla fine sono i profumi, no? Che purtroppo non posso farvi sentire in video, non è possibile. Però sono i profumi che mi attirano più di tutto. E quindi utilizzerò questo, nella speranza che per altri 3 giorni io abbia il profumo di questo fantastico Stirling Soap Company Ozark Mountain, ok? All'interno del bagno. Per la rasatura
utilizzerò il mio Miele R89 e una lametta della Shark. Ok? Vado ad armare il rasoio e procediamo abbastanza spediti. Oggi non c'è la telecamera in basso per una ragione molto semplice, perché il lavandino fa abbastanza schifo, quindi non ve lo voglio far vedere, non è possibile. Comunque rasoio armato e siamo pronti. Io è il primo prodotto americano che provo. Ero molto curioso, ho provato prodotti inglesi in passato, ma mai americani, ok? Ecco, con un po' d'acqua dentro il profumo si sprigiona ancora di più. Vado a fare un bel montaggio in ciotola, che oggi sarà così, tipo shaker. Il sapone è abbastanza idratato, non lo vado a idratare di più, perché se dovessi farlo diventerebbe completamente liquido e poi non perderebbe praticamente le proprietà protettive sulla pelle. Ok, la barba non è lunghissima, la barba c'ha 2 giorni e mezzo, quindi il profumo monta insieme alla schiuma. Che vi dico su sto profumo? Pino, secondo me, muschio. Mamma, buono. Poi non identifico, ma penso ci sia una parte di qualcosa di fresco, che non è menta, ma non lo identifico, però forse eucalipto. Guarda che bello. Guarda che bello. Come ha montato bene. Ok? Non fa una schiuma quantitativamente esagerata, però è bella densa. Guarda com'è densa. E ti dico che il profumo anche di questo è meno forte, no? Del Proraso Wood and Spice, no? Parliamo sempre di aromi legnosi, però questo forse è un pochino più fresco, più estivo. Mm? A me piace tanto, E vi dico che se ha le proprietà di scorrevolezza che deve avere sulla pelle un tallowato, sono curioso di provare le altre fragranze di Stirling. Vado a mettere poco d'acqua ancora. Molto bene. Andiamo a radere, va? Andiamo a vedere come si comporta il rasoio.
Bello. Bellissimo. Veramente bello, scorre. Guarda quanto pelo porta via. Aspetta, vediamo se riesco a fare. Mettere a fuoco. Ecco qua. Porta via un bel po' di pelo. Eh? Poi questo, no? Andrà a confronto con il sapone da barba che utilizzerò per il prossimo video, ossia Pino Alpestre della Goodfella Smile, ok? Allora, una cosa carina di questo sapone è che sul fondo del barattolo, quindi sulla parte in cui normalmente negli Stati Uniti probabilmente non c'è scritto nulla, no? C'è un adesivo attaccato in più lingue, tra cui l'italiano, che se non sbaglio è proprio la prima. Ok, c'è l'italiano, lo spagnolo, eccetera, eccetera. E è simpatico perché adesso chiudo un attimo il sapone, ok? Lo pulisco e ve lo faccio vedere perché questa cosa a me mi ha fatto morire dalle risate. Qui dietro c'è scritto uso montare con pennello da barba. No, perché io volevo usare una pennellessa da imbianchino. Stendere sul viso e procedere con la rasatura. Questo è tipico degli americani, no? Spiegarti tutto così loro nel dubbio te l'hanno detto come si fa. Va bene.
Allora, sulla pelle, la pelle rimane idratatissima con questo sapone da barba. Quindi io, sinceramente, lo ricomprerei 150.000 volte. Adesso vado a fare un pochino di rifiniture, giusto perché così un pochino di allume come sempre. E poi andiamo a provare questo. È chiuso, lo sto prendo adesso, mentre il sapone l'avevo già annusato. Io immagino che la profumazione sia la stessa, anche se spero che abbia una persistenza maggiore, no, rispetto a quella del sapone. Ho da notare che anche all'interno di questo, non so se lo leggete, c'è della glicerina. Quindi oltre a avere la sua base alcolica, che la fragranza è buona, mi piace, è più fresca in realtà c'è una nota più fresca rispetto al sapone. E in questa si sente parecchio il muschio, tanto. Sì, odore proprio di umido, odore di umido, del bosco umido. Ok? E niente, io per questa sera la barba me la sono tolta, quindi ho finito e come sempre ci vediamo più vecchi. Ciao!